Quando parliamo di mausolei ci riferiamo a tombe imponenti, ricche, di personaggi illustri come Augusto o Cecilia Metella. Ma perché proprio il termine mausoleo? Quando è nato e da dove deriva? Bentornati! Quello che vedete è il mausoleo di Alicarnasso, ma andiamo con ordine. La Caria è una zona dell'attuale Anatolia e fu conquistata dall'impero persiano nel corso del VI secolo a.C. Qui i persiani, come anche in altre zone, preferirono lasciare le dinastie locali, in modo tale che governassero per conto del gran re. E fu così che, nel 390 dopo alterne vicende, sovrano della Caria divenne Ecatomno di Milasa e, alla sua morte, nel 377, il trono passò al figlio Mausolo, che regnò fino al 353 a.C. Mausolo approfittò della debolezza del gran re Artaserse II, il cui potere era stato minato da un tentativo di usurpazione ad opera del fratello Ciro il Giovane. Si tratta delle vicende narrate da Senofonte nella famosa Spedizione dei 10.000. Oltre a questo, Artaserse II dovette fare i conti anche con una serie di ribellioni, da una parte l'Egitto e dall'altra alcune satrapie occidentali. Proprio in questa situazione va a collocarsi l'espansione territoriale di Mausolo, il quale riesce così a espandersi in gran parte della Caria, a ottenere una buona porzione della Licia, la Lidia e una parte anche della Ionia, le zone di Mileto e di Efeso. Riappacificatosi poi nel 362 con il Gran Re, ottenne la conferma delle conquiste effettuate, alle quali aggiunse poi nel 357 anche le zone di Rodi e di Coo. Sposato con la sorella Artemisia II, decise di trasferire la capitale da Milasa ad Alicarnasso e proprio qui decise la costruzione di un'imponente tomba che passerà alla storia con il nome proprio di Mausoleo di Alicarnasso e verrà inclusa tra le 7 meraviglie del mondo antico. Di pianta rettangolare si ergeva al centro della città, in ricordo dei monumenti funebri in onore dei fondatori delle città greche. Si trovava infatti al di sopra dell'agorà, proprio di fronte alla baia, quindi era ben visibile per chiunque arrivasse nella città. La costruzione fu affidata a 2 architetti, Pitide e Satiro d'Aparo, 2 grandi nomi molto noti all'epoca, mentre la decorazione scultorea richiedette l'intervento addirittura di 4 artisti, i più noti dell'epoca, suddivisi ognuno per lato del monumento. E così abbiamo Scopas per il lato orientale, quello con l'ingresso, quindi il lato più importante, Leocare per il lato occidentale, Briasside quello settentrionale e infine Timoteo per il lato meridionale. Resti della sfarzosa decorazione sono oggi in parte conservati al British Museum, ma non sempre è facile attribuire alle varie parti l'artista corrispondente. In basso era presente uno zoccolo, forse con alcuni gradini, ma non si ha certezza, al di sopra del quale si ergeva un basamento alto 22 metri, composto di granito rivestito di marmo. Al di sopra avremmo trovato un colonnato in stile ionico, composto da 36 colonne, 9 per 11, alto 13 metri, che sorreggeva una piramide, realizzata con 24 gradini, alta 7 metri. Notevole, no? Ma non è ancora finita qua, perché in effetti sopra la piramide era presente un podio che sorreggeva una quadriga, cioè un carro trainato da 4 cavalli. E questo carro doveva essere molto probabilmente guidato dai 2 sovrani, quindi Mausolo e Artemisia. In tutto l'edificio raggiungeva i 49 metri di altezza. Nella base, non in asse con la costruzione, era poi stata scavata la camera sepolcrale del sovrano e anch'essa era riccamente decorata. Purtroppo i dati raccolti dagli scavi e le fonti, in modo particolare Plinio, non permettono di avere certezze riguardo all'aspetto esterno del monumento, motivo per cui abbiamo diverse ipotesi ricostruttive. La decorazione prevedeva dei fregi in marmo che
che raffiguravano un'amazzonomachia, cioè una battaglia tra amazzoni e greci, una centauromachia, quindi tra greci e centauri, e una gara di corsa. Oltre a questo erano poi presenti un numero incredibile di statue, oltre 400, e sono giunte fino a noi statue per esempio di leoni e di vari personaggi illustri della città di Alicarnasso. Le due note statue conservate al British sono state identificate come Mausolo e Artemisia, ma anche qui gli studiosi non sono completamente concordi e infatti le ipotesi spaziano tra i due sovrani appunto a Mausolo, accompagnato invece da una dea che doveva fungere probabilmente da auriga per il carro stesso, a due personaggi invece illustri della città. Mausolo purtroppo morì prima di vedere realizzata la sua monumentale tomba e il compito di completare questo edificio spettò alla sorella e moglie Artemisia II. L'edificio rimase intatto almeno fino al XIII secolo, momento in cui un violento terremoto decretò il crollo di alcune parti della tomba, quasi sicuramente del colonnato e della piramide che il colonnato sorreggeva. Ma la distruzione vera e propria è da attribuire ai Cavalieri di Rodi. Siamo nei primi anni del 1400 e il mausoleo divenne una cava di materiali per la costruzione del vicino castello di San Pietro. Bisogna aspettare il 1856 per vedere i primi scavi archeologici nell'area, ad opera dell'inglese Charles Thomas Newton, ma a causa della metodologia di scavo portata avanti, il perimetro del mausoleo non risultò chiaro e fu indagato soltanto negli scavi del 1966-1977 ad opera di Christian Jeppesen. Oggi dell'antico mausoleo in loco rimane ben poco, ma la sua importanza è stata tale che il nome mausoleo è passato ad indicare tutte le tombe di tipo monumentale e ancora oggi, se fate caso, esistono alcuni edifici sparsi per il mondo che cercano di emulare questa meraviglia dell'architettura antica. Alta 7 metri, 13 metri, 7 metri. Bisogna aspettare il 1856 per vedere i primi scavi archeologici nell'Apera. Mausolo approfittò della debolezza di Artaserse II, il gran re che era stato minato, sì. Ma soprattutto, perché faccio domande?